Per il primo appuntamento di Moving Tribe abbiamo deciso di portarvi con noi in quella che rappresenta un'icona italiana del mondo delle corse. Dal 1987 al 1992 ha vinto, con piloti come Cancunen e Biasion, ben 6 mondiali rally consecutivi, un record tutt'oggi imbattuto. Questa è la Lancia Delta HF integrale, ma tutti la conosciamo più semplicemente come la Regina. Giugiaro l'ha disegnata nel 1979 e qualche anno dopo è diventata un'icona del mondo delle auto, proseguendo la lunga tradizione Lancia nel campionato mondiale rally. A metà degli anni 80, per poter tornare competitiva, Lancia decise di gareggiare con la Delta S4. Questa nuova belva a trazione integrale divenne ben presto un vero e proprio punto di riferimento, iniziando a primeggiare sulle più blasonate rivali d'Oltralpe. La Deltona, come è chiamata dagli ammiratori, si caratterizza per l'aspetto più cattivo. Linee compatte tagliate con l'accetta, cofano bombato, gloriosi passaruota e spoiler posteriore. E poi i cerchi speedline, un vero tratto distintivo, fanno capire subito che questa Delta è diversa. L'auto incute subito la paura di chiunque le si trovi davanti. Il baricentro basso alla pianta a terra e, complice la larghezza maggiore rispetto a una Delta normale, la fa sembrare un pitbull pronto ad attaccare. All'interno è un trionfo analogico. Decine di quadranti gialli e fondo nero, fondo scala a 240 km/h, contagiri con linea rossa che finisce a 9000. Tutta la strumentazione, il volante, i sedili contenitivi in alcantara e la leva del cambio fanno respirare un'aria che non c'è più. Auto come queste sono purtroppo un lontano ricordo per noi appassionati ed è grazie a Moving Tribe che vogliamo dare nuova linfa al mondo delle sportive di una volta. Ha una bellezza diversa dai canoni eleganti della Lancia tema di allora, ha una bellezza arrogante. Proprio questa arroganza invoglia a prendere le chiavi e mettersi alla ricerca di strade piene di tornanti, il suo vero habitat naturale. È un'auto dura, rigida, grazie alle 4 ruote motrici e alla coppia distribuita tra 53% al posteriore e 47% all'anteriore, non si scompone neanche nelle curve più strette. Questo e il pedale dell'acceleratore più lungo per favorire il puntatacco sono dettagli che fanno apparire chiara la sua derivazione realistica. Sotto il cofano, che si apre controvento, nasconde un motore 2000 turbo che nella versione più potente, la Evo 2, raggiunge 215 cavalli e 298 Nm di coppia massima, numeri che allora su un'auto del genere facevano girare la testa e battere il cuore. E quest'auto il cuore lo fa battere ancora oggi, a 25 anni dall'uscita dalle competizioni, con il cambio manuale e questa trazione che la tiene incollata a terra, è capace di raggiungere 220 km/h, con un'accelerazione solo da 0 a 100 sotto i 6 secondi, praticamente un mostro stradale. Non è rapidissimo, stiamo parlando degli inizi degli anni 90, ma quando entra dà una spinta che si fa sentire, come se l'auto ce l'avesse con te. E poi c'è lo scarico. Non è poderoso come quello di una muscle car, né assordante come sulle V12, ma crea assuefazione. E insieme all'aspetto e all'handling dà la sensazione che la Delta integrale sia un'auto sempre pronta a mordere l'asfalto. Guidarla nel 2018 fa capire facilmente perché quest'auto sia così amata. Lancia dette ai giovani degli anni 80 e 90 un'auto da poster che non aveva i prezzi proibitivi di una Ferrari, ma che faceva sentire come quei piloti leggendari che si destreggiavano tra i rossi finlandesi e i tornanti di Monte Carlo. Dall'uscita di scena del 1993, la Delta integrale ha continuato a vivere ancora per 2 anni, con numerose edizioni limitate. Verde York, Club Italia, giallo Ginestra e persino una versione cabrio, unica al mondo, costruita su specifica richiesta dell'avvocato Agnelli. Ma la Deltona continua a vivere tutt'oggi, nonostante la produzione sia finita oltre 20 anni fa. Vive nel cuore dei fortunati lancisti che l'hanno vissuta in quegli anni, e tra i più giovani che sono nati dopo, ma che si girano comunque a guardarla ogni volta che ne vedono una per strada. Insomma, la Lancia Delta HF integrale ha lasciato un'eredità sportiva che non si può dimenticare, ma che allo stesso tempo, purtroppo, non si potrà replicare. Vi diamo appuntamento al prossimo episodio di Moving Tribe per scoprire insieme una vettura dei nostri giorni che ha ripreso una gloria del passato. Restate connessi e seguiteci.